qui è il vostro Arthur Thompson che vi parla, in questa nuova puntata di Caccia ai Fantasmi. Questa sera avremo l'onore di avere con noi il professore Martin Clark, direttamente da East Park in Colorado. Grazie, per me è un onore entrare a far parte della vostra rubrica. Ho sentito varie storie di questa casa da parte dei miei amici e delle storie che la legano. E non so voi, ma io sono estremamente ansioso di entrare al suo interno e scoprirne tutti i segreti. Di certo anch'io sono emozionato all'idea di scoprire i segreti che si celano dietro questa casa. Inoltre il professore è il migliore esperto di fenomeni paranormali che abbiamo in questa rubrica. Averlo qui con me è un'emozione inspiegabile, proprio come inspiegabili sono i fenomeni che accadono all'interno di questa casa. Beh, quindi, se abbiamo finito, direi che è l'ora di entrare. Ci troviamo qui, all'interno di questa villetta a 3 piani. Questa casa è stata scelta per una ragione. Da quando è stata edificata, qui sono avvenuti 30 suicidi, di cui 8 solo nel 1893. La storia che c'è dietro questa casa metterebbe i brividi a chiunque. Il costruttore di questa casa, nonché primo proprietario, era un ricco mercante, però considerato da tutti una persona spregevole, un pessimo marito. Sua moglie per tanti anni ha sopportato la sua infedeltà e le sue crudeltà. Quando poi un giorno, presa dalla rabbia e dallo sconforto, decise di suicidarsi nella stanza al secondo piano. E proprio da lì iniziarono una serie di suicidi che si sono susseguiti in questa casa. Molte sono le persone che si sono sparate o suicidate. Non meno di 9 si sono svegliate durante la notte per poi suicidarsi gettandosi da una delle finestre. Proprio l'ultima è stata vista gettarsi in una notte, lo scorso autunno. Al giorno d'oggi nessuna casa immobiliare se ne occupa e l'attuale proprietario ha intenzione di abbatterla. Ne capisco i motivi, d'altronde. Spero di avervi convinti del fatto che questa casa meriti di essere investigata, anche se non possiamo garantire la presenza di fantasmi, che hanno sempre l'abitudine di prendersi la giornata libera in queste situazioni. Ma ora entriamo nel vivo della questione. Vedremo il nostro professore indagare su questa casa. Non porterà con sé nessun microfono per evitare di distrarsi. In realtà ha l'abitudine di parlare tra sé e sé quando fa le sue indagini. Ma tornerà da noi appena saprà qualcosa. Passiamo la parola al professore. Sì, allora, questa casa è senz'altro impregnata di male. Lo sento dentro. È malvagia. Deve essere assolutamente abbattuta. Questa situazione non sta colpendo affatto il signor Thompson qui presente, anche perché lui non è un sensitivo come me. Non è vero, signor Thompson? Beh, non ha tutti i torti. Ma ho una domanda da porle. Secondo voi vedremo spiriti questa sera? Questo io non so proprio saperlo, ma se c'è una cosa di cui sono sicuro è che loro sono qui. Io li sento. Sono pericolosi? Questo non posso proprio saperlo, ma cercherò di scoprirlo presto.
Andrò in esplorazione da solo, per cui non mi seguite. Porterò con me solo la mia fidata torcia, dato che attrezzature come telecamere, microfoni e cose varie mi impediscono di entrare in contatto con gli spiriti. Ad ogni modo, ben presto sarò qui a riferire ciò che ho scoperto. Di sicuro avete trovato le parole del professore più efficaci delle mie. Dopotutto era un esperto a parlare. Non sono un sensitivo come lui, ma ho la netta sensazione di non essere al sicuro. Di certo non è un luogo allegro. E dopotutto, quella tenda che si sta muovendo in assenza di vento mi mette in soggezione. Non sono un sensitivo, ma non sono al sicuro qui. Quando sono entrato ho accusato un muro di ostilità e malvagità, sapete? Ma questa casa sembra tranquilla, a parte l'episodio della tenda che sicuramente ho immaginato. Strano pensare che siete tutti ad ascoltarmi. Non avrei nulla di cui temere se solo ci fosse qualcuno qui con me. Gli unici a farmi compagnia sono dei topi che sentiamo i loro rumori da quando siamo entrati qui dentro. Devono essere dei topi davvero grossi. Cos'altro posso dirvi? Non molto, tranne che qui è entrato un pipistrello. Non sono riuscito a vederlo, riesco a vedere solo la sua ombra. Non so molto dei pipistrelli, ma credevo in inverno andassero in letargo. Ora riesco a sentire il professore. Deve aver urtato qualche sedia. Spero che abbia avuto fortuna. Credo proprio di sì. Ecco, ora mi è sfiorato un pipistrello. Sono disgustosi. Questo qui puzza di marcio. Ehi, avete sentito questo rumore? Credo proprio di sì. Deve essere stata qualche trave di legno a rompersi, ma il suono era veramente da sfondare i timpani. Gli è passata qualcosa tra i piedi. Deve essere stato un topo, forse. Io odio i topi. Ma non solo a me fanno questo effetto, sapete? Mia madre è terrorizzata alla sola idea di vedere una di quelle bestiacce. Ora andrò a chiedere al professore se va tutto bene. Mi sentirete gridare. Professore! Professore! Non risponde. Temo sia un po' sordo. Non andrò da lui per non disturbarlo dal suo lavoro. Temo che vi state annoiando. E ora? Avete sentito la tosse grassa del professore? Mi chiedo se il professore si stia avvicinando per farmi uno scherzo. La tosse sembrava provenire da qui. Questo posto comincia a innervosirmi. Quanto odio questo posto! E quel pipistrello! Quanto puzza! E quei topi! Per il rumore che stanno facendo, minimo devono aver giocato una partita di rugby.
Devo uscire da qui. Ora capisco perché la gente si suicida. Lavoro, preoccupazioni. Si diventa vecchi presto e si vedono morire i propri cari. Che senso ha allora? Meglio farla finita, no? Ci pensate? È colpa di questa casa maledetta se non mi sento allegro. Ne ho visitate tante di case, ma mai una così strana. Ah, va via, bestiaccia! Questo pipistrello sarà la mia morte! Sono molto contento di parlare con voi ascoltatori, ma mi piacerebbe sentire la vostra voce, ma so che è impossibile. Sapete, a parlare da solo inizio a detestare la mia stessa voce. Stare da solo inizio ad immaginare cose che non esistono. L'avete notato? Ah, forse non l'avete sentito perché non l'avete visto, ovviamente. Immaginazione. Ecco, questa è la parola chiave. Sì, la risata l'ho fatta io. Incredibile, vero? Bene, ascoltatori, credo che questo sia terribilmente noioso per voi. Ma non per me. Non per me! Anche se non c'è nessun fantasma in vista. Ma spero che il professore sia stato più fortunato di me. Avete sentito? Un altro scricchiolio. Oh, forse è solo la mia immaginazione. Professore! Queste candele fanno delle strane ombre. No, starò soltanto immaginando. Professore! Professore! Questa maledetta casa mi sta rendendo pazzo! Avete sentito? Di nuovo dei rumori provenienti dal piano di sopra. Spero che il professore stia scoprendo qualcosa di sensazionale, ma ne sono sicuro. Qui invece ci sono solo questi maledetti pipistrelli e topi. Professore! Professore! È lei? Sta bene? Professore! 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 Martin! Mi senti?